when I was 27, I think, more or less, I started working for an Irish director, like a film director, and I was working as her assistant. I wasn't really an assistant director, but I was just an assistant in the sense that we were filming in Italy, and I'm Italian, so I was, able to speak Italian. So I would be talking to people, driving actors around, and then a bunch of other things because it was a small company, so I had to do many different things. So, okay, I studied cinema, right? I have a bachelor, like a BA in cinema, and I have a master's in cinema. And I'm finishing PhD, which I had already started. I just started it when I was working for her. So even though I was obviously quite fresh, I was still qualified. I was in the field. I wasn't a fish out of water. That was my field. And yet, she insisted on calling me a toilet cleaner. I don't know, and I woke up this morning thinking about this, and I don't know why. This is not what the video is going to be about, of course, but I kept on thinking about it. He's laughing at me. I don't know, I'm a pretty sensitive person, so I think these things had a lot of impact on me. Like, things people in the field told me, or simply people told me about me, about my skills. I don't know. Which is very silly because I've been told also beautiful things, but somehow negative things or mean things to people who have low self-esteem or a skewed perception of who they are because of insecurities and whatever are always heavier, and they are always more meaningful than positive things. Anyway, all of this to say, it is very difficult to make your own things. It takes a lot of guts, and I've always been fascinated by people who can just do it, who just believe in the things that they do, as the premise. I really don't. I am trying to, but I really, really don't. Yeah. So, right. This said, so what I wanted to say is that regardless of what I'm afraid people might think of me, so the thing with me is that I'm constantly afraid of people who think that I'm out of place, that I don't belong, or that I'm not fitted for the things that I want to do. And probably working against me is the fact that the name of the things that I want to do changes all the time, because I work with feelings in a world that works with words, and so the world for me is a complicated place. For everybody else, I'm sure too, but for me as well. So the things that I want to be, the things that I want to do, change all the time. The definition changes all the time. But if there is one thing, as I said in a previous video, never changes, is my curiosity in regards to love. That never changes. Love is a very fascinating topic, and about a month ago now I started collecting stories of people and
interviews of couples who were willing to talk about their love story. So this is my first couples interview. I've done it remotely in the sense that I haven't really seen them because they are from a different city, and I hadn't seen her, whom I know, in years. And I was so happy when she just asked me if she could participate to this project. So the videos are taken from a phone. The editing is done by me, so you know, if you're used to you know, if you've already watched things on this channel, you know how it's going to be like. But I think they are a wonderful, magical couple. Very genuine, very loving, very inspiring and fascinating. So the more I end up watching things made by other people for me, or the more I work on my own things, I recognize that the important part for me is not really being in the things that I do or featuring or, you know, showing my style in a very explicit way. For me, the important thing is to bring stories forward, like to bring stories to the forefront. I don't really want to disappear in the things that I do, but I just, you know, I just want to give space to interesting things that I find, and I just hope that I can manage to get better and better and better at, you know, filming and editing and directing, I suppose. Okay. I hope you guys enjoy. If you want to be part of the project, it's 2026. I don't need to explain YouTube to you, do I? Alright. Enjoy. Valeria è una persona che mi sembra cresciuta sotto un sasso alcune volte. Michele è un po' una dicotomia. È una persona che si lancia nella vita, ma in una maniera che la vedi, ma questa persona, che energia di vita ha. È sempre molto elegante, cioè lui ama i completi, le cravatte, ha la pipa o i sigari, quindi ha un vibe molto vintage. La prima volta che siamo andati a vivere insieme, io me lo ricorderò sempre. A un certo punto mi guarda, eravamo andati a fare la spesa, mi guarda e mi fa: ma perché la carne è grigia? Faccio: non l'hai messa in frigorifero? Ah, ma si deve mettere in frigorifero. Però dall'altra parte è uno molto scherzoso. È una persona che so che c'è sempre, è una persona che ha visto le parti peggiori di me e ha detto: vabbè dai. Lo amo perché è lui. Ecco, è una persona che non ho intenzione di lasciare andare. Ha una cura verso gli altri, verso le cose, verso il suo lavoro, verso persone che ha appena conosciuto. Quello che amo di Valeria è che quando sto con lei riesco a non pensare, riesco a percepire di essere nel posto giusto, ma è qualcosa che non viene da qua, viene da una sensazione interiore, ecco. È di una dolcezza allo stesso tempo di un'intelligenza
disarmante. Valeria, quando ascolterai questo messaggio sappi che hai lasciato il latte fuori dal frigo. Eccoci, allora cosa è successo? Eravamo alla festa del Dipartimento di Informatica di Verona e avevamo un'amica in comune e quindi poi praticamente quella sera lì ci siamo trovati, abbiamo iniziato a parlare e tra l'altro divertente e la mia amica mi voleva accalappiare a qualcun altro e però io dopo tipo 5 minuti stavo parlando con lui, mi sono proprio dimenticata dell'altro ragazzo, proprio nel dimenticatoio. Sì, ho iniziato a tirare fuori quello che mi ricordavo del liceo classico, qualche poesia che mi ricordavo per proprio fare la figura dell'intellettuale. Ecco, una cosa che non mi era mai capitato, cioè di solito mi ricordo era il mea lesbia di Catullo. Valeria mi aveva detto ho un po' di timore per il futuro, un po' di ansia, un po' di angoscia. Allora dico no, devi pensare, devi fare come lesbia, nel mea lesbia di Catullo. Allora io ho sciorinato quel che mi ricordavo della poesia. Ecco, e Valeria ha fatto una cosa che nessun altro mi aveva chiesto, cioè mi chiede, me ne racconti un'altra? E io non ero preparato, quindi cercai nella memoria, ne cercai un'altra e poi Valeria mi chiese di nuovo, me ne racconti un'altra? E allora così abbiamo iniziato a parlare, poi io ho aperto di nuovo i libri di scuola, ecco, questa è una cosa che non facevo da una vita. No, aspetta, Allora, uno fa l'altro? sì, Ok. forza. Allora, io descrivo te. Sì. Allora, è una persona di un'intelligenza straordinaria. Tieni basse le aspettative. No, ma veramente, cioè, secondo me è una mente geniale, cioè lo dico senza, lo so che è la G-word, però secondo me è una mente geniale perché è capace di, ha una curiosità verso tantissimi ambiti, cioè sia scientifici sia umanistici e anche quando magari parliamo di filosofia, perché io sono appassionata, lui comunque riesce proprio a essere coinvolto, anzi a darmi degli input incredibili, cosa a cui magari io non avevo mai pensato. Poi è una persona che ha un cuore meraviglioso, cioè una persona in realtà di una dolcezza, di una bontà d'animo veramente che non ho, rare. E poi è anche una persona molto molto simpatica, ironica. Cioè molto ironico, cioè il senso dell'umorismo migliore che io abbia mai incontrato, perché cioè, insieme proprio ridiamo tantissimo e lui mi fa un sacco ridere, cioè proprio tanto ridere, è proprio witty, cioè ha questi momenti dove dico ma come hai fatto a pensare a una cosa del tipo una battuta così perfetta? Spero in maniera positiva. Valeria mi dà tanta pace, il fatto che Valeria è una persona che è un focolare, una cosa che ho sempre visto, non solo con me, ma con tutte le persone che ha frequentato anche lavorativamente o anche tra gli amici, è proprio il fatto che Valeria irradia la stanza quando entra, quindi è una luce, ecco, ogni volta che è quella la sua peculiarità, nel senso che oltre ad essere estremamente intelligente, perché certe volte io non la seguo nei ragionamenti, lei è, nel senso, lei è una pluridottoressa, io al massimo sono l'uomo che ti porta in giro la borsa, no, una laurea non ce l'ho, sono il tuo portaborse, però ecco, sei intelligente, sei di una bontà e di un'amorevolezza incredibili. Certe volte mi guardo il mondo attorno a me e mi sento freddo, ecco. Poi torno a casa, ci sei tu e con il tuo modo di essere, di fare, di prenderti cura delle persone, mi dico che posso andare avanti ancora un altro giorno.
Perché io prima di conoscere Michele non pensavo di poter avere un'affinità così con qualcuno, cioè un'affinità veramente, tipo un'affinità elettiva, un'affinità tra coscienze, tra intelletti. E la cosa secondo me, il fulcro della nostra relazione è il parlare, cioè la comunicazione, e non solo diciamo comunicare i nostri bisogni emotivi e tutto, ma proprio conversare di qualsiasi cosa che possono, cioè magari cose importanti, filosofiche, eccetera, ma anche proprio parlare, parlottare, chiacchierare, e cioè è familiare, perché comunque mi sento a casa con lui, ma allo stesso tempo è sempre stimolante parlarci è sempre per me rigenerante, cioè proprio potrei andare avanti e non diventa mai stagnante. Quindi io direi parlare e c'è tanto amore. Sì, diciamo che è l'amore della mia vita. Ma io forse in una visione più analitica la vedrei come una relazione fatta di opposti, nel senso che siamo entrambi casinari, confusionari, non siamo in grado di tenere le case in ordine, quindi va bene. Però ecco, vite diverse, quindi approcci proprio alla vita diverse. La cosa che noto di questa relazione è che spesso ci scontriamo non solo sulle cose, ma proprio nell'atteggiamento in cui affrontarle, perché io tendo ad essere estremamente disilluso, rabbioso, rancoroso, accidioso. Quello è il senso, vero? Speriamo di sì, caso li toglieremo. E quindi mi perdo nel mio mare di negatività, però d'altro canto certe volte tendo ad essere un po' più realista e concreto. Ecco, dall'altra parte c'è Valeria invece che è un mare di ottimismo, quindi ecco, no, però è quello che ti serve, no? per smettere di guardarti le scarpe e guardare verso il basso, devi avere qualcuno che ti costringa a guardare davanti, e quello sei tu. Ecco, certe volte forse io ho bisogno di lui che mi ancora. Nel senso, Ho bisogno forse di lui che un mi ancora troppo un po' alla terraferma, e magari io ogni tanto gli do un po' più di ottimismo. Ok, perché avete deciso di passare tempo insieme? Presumo all'inizio della relazione. Beh, adesso perché così l'affitto costa di meno, se lo smezziamo. Ma dai. Cioè, secondo me inizialmente abbiamo deciso. Ma allora, nel senso, abbiamo avuto il contrario, no? Il processo di innamoramento, Sì. nel senso, io ho visto una bella ragazza, ho detto, andiamo, nel senso, poi mi sono, ecco, il momento in cui ho capito, mi ricordo, era sul balcone, ero ancora a casa di mia madre, non stavamo ancora insieme, ero sul balcone, stavo fumando una sigaretta e per me i miei pensieri avevo iniziato a pensare a te e a immaginarmi un momento in cui ci fossimo messi insieme, ecco, cioè immaginarti come la mia fidanzata. Allora ho iniziato a pensare a questa cosa, a un certo momento mi sono fermato e mi sono detto, ma perché sto pensando a questa cosa? Nel senso, perché diciamo era una situationship, come possiamo chiamarla. Per un po' di mesi. Sono un uomo, nel senso io mi fido semplicemente del mio sentore, del mio sentire, senza poterlo elaborare ulteriormente. A quel punto ho sentito, voglio passare la vita con questa persona, quindi quella è una cosa che ho pensato. Ecco, stavo fumando sul balcone, è stato... gli uomini si arrivano dopo. L'epifania. Gli uomini si arrivano dopo, nel senso non posso fare niente. Allora, io subito, per lui è stato più una cosa graduale, per me c'è stata un'infatuazione istantanea che poi però, come con te, cioè coi mesi si è evoluta, secondo me proprio in amore all'inizio, ho sentito questa cosa,
c'è questa sintonia veramente forte, cioè che noi proprio la prima volta che ci siamo visti avevamo passato proprio tanto tempo a parlare e io sentivo questa attrazione veramente senza precedenti. Quindi in realtà io in quel momento ho detto almeno, cioè non so se stare insieme, però io so che ho bisogno di continuare a parlare, a stare con questa persona. Poi per fortuna, Ci sono come arrivato. si è chiamata la cosa, ci siamo fidanzati e adesso viviamo insieme. Esatto. E stiamo progettando una vita insieme, quindi ecco. Quando avremo i soldi. Sì.